Siamo qua in realtà da 4 giorni, ma ne abbiamo passati 3 a letto perché avevamo l'influenza. Abbiamo dovuto fare dei check, verificare che non fosse Covid, ci sono state un po' di peripezie. Comunque adesso dopo 3 giorni si sente che sono un po' chiusa, però tutto abbastanza bene. Ora stiamo meglio, vuoi venire? Per quel poco che abbiamo visto la città, per andare all'ospedale a fare le carte, per prendere da mangiare la sera. Bel mood. Che città pazzesca, cioè si è rivelata veramente, sicuro entra tra le mie top 3 città asiatiche per ora. Sembra super vivibile, comoda, pulita. Sì, Gli spazi è sono molto giusti. verde. E niente, ora ritorniamo a fare quindi le riprese dei vlog. Cos'è questa faccia schifosa? No, è il sole. Dovresti essere sunny side up. Questo è veramente un bel progetto. È una startup che trasforma l'olio usato in sapone, giusto? Vuole creare un prodotto per poterlo fare a casa. Bellissima questa illo, bella bella. Siamo tornati in forma e si fanno di nuovo le code, ma sono delle code organizzate bene. Ci hanno dato il fogliettino. È molto famoso per questo genere di raviolo qui, con il brodino dentro. Cute! Te devi fare il buchino e il brodo va nel cucchiaio, lo bevi e poi Ma mangi dici tutto. davvero? Sì! Fanno il brodetto così. E quindi bevo prima il brodo. Sì, è arrivato ovviamente quasi tutto e io ho già mangiato e non ho fatto vedere. Vabbè, melanzane fredde, saporitissime. Questi spaghetti buonissimi, una salsa di sesamo e arachidi. E questo è il piatto forte della casa, ne è rimasto solo uno centrale. Xiao long bao e ravioli con il brodo dentro. Era buonissimo quel posto, ti è piaciuto? Sì. La cosa che ti è piaciuta di più? Xiaolongbao erano molto buoni. Quei noodle che avevi preso sono Quelli con il sesamo, vero, buoni. Madonna, io ho il burro cacao fino a qua perché ero un po' irritata per il raffreddore, però non mi posso vedere così. Neanch'io. Torniamo a casa, stasera ci facciamo una maschera, una sheet mask. Setting. Ho preso una anche lui. Ah, guarda, si vede la torre Taipei 101. Faccio vedere. Siamo in un posto per la cena, molto figo perché è almeno uno di un mall. Tu ti prendi le tue cose per mangiare, ti fai le salsine. Adesso io prendo 2 piattini che ci mancavano e al tavolo ti portano il cibo. Eccoci lì. Un'altra giornata dove non abbiamo fatto vedere niente se non il cibo. Ma è effettivamente la nostra giornata, cioè abbiamo lavorato. Devo dire anche oggi, vabbè, seconda giornata di lavoro, però me la sono sentita molto produttiva. Beh, Dreamers Coffee effettivamente un gran posto. Poi oggi abbiamo anche pranzato lì, non l'ho fatto vedere, ma hanno degli ottimi pasti, tra l'altro vegetariani, che in Asia non è una cosa super easy da trovare. Infatti, Invece avevano quasi solo vegetariani. sì, Ci stanno. e anche molto buoni. Abbiamo cenato, buonissimo, è un posto un po' spartano, ma veramente good, soprattutto la crepe. E adesso forse andiamo a provare un bubble tea, il primo bubble tea in Taiwan. Di passaggio siamo venuti in questo negozio che ho segnato come negozio giapponese. In realtà sì, però non solo, cioè non lo so. Ha sicuramente delle cose giapponesi. Tutte queste collabo, mezze un po'
con questi brand dal feeling americano. C'è Fish Eddy che in realtà è proprio di New York, che avevamo visto lì, il negozio di stoviglie, aperto fino alle 22, quindi adesso ce lo guardiamo un attimo. Eccoci con le nostre bici, super facili sia da registrarsi, devo dire. Oggi tipo l'abbiamo pagata 15 centesimi per fare il tratto di andata. Le abbiamo mollate, comunque non ho detto come si chiamano, le U-Bike, e comode, veramente un sacco di stazioni. E poi sono sconvolta dalla quantità di piste ciclabili che ci sono in giro. E quando non c'è pista ciclabile si va sul marciapiede, che noi pensavamo, oddio no, è strano. No, è super fatto da tutti. Ma anche perché le piste ciclabili spesso sono sul marciapiede, perché sono molto ampie. Puoi andare a prendere la Pocari. Allora, abbiamo preso per ricostituirci, ecco, la Pocari giapponese. È giapponese, una specie di Powerade però senza sapori, cioè solo dolcina, un sacco di Sali minerali, sali minerali, elettroliti, dice. Guardate come brilla il pavimento. Bellissimo. Ma come siamo incappellinati! Andiamo a farci un girettino in memoria. E approfittiamo di questo sole per vedere in prima mattinata, adesso sono le 8, questo monumento molto famoso di Taipei. Facciamo una colazione tipica, poi lavoriamo. Che atmosfera! Con questa luce. E qua c'è il gigantesco. Veramente massiccio, poi ha tutta questa parte per me unexpected in un monumento asiatico, tutta questa parte così bianca, liscia sotto. No, non l'avevo mai vista. E il tetto poi invece è tutto lavorato. Bello, bello, bello. E poi c'è un po' di quell'effetto di Leonardo da Vinci che sfuma con la nebbiolina sul finale. Com'è che si chiamava la nebbiolina? Ah, la prospettiva aerea. La prospettiva aerea. Allora, questa colazione mi sta piacendo un botto. Latte di soia freddo, già assaggiato, ed è un'altra cosa dal latte di soia che si prende al super da noi, cremoso. Questo invece è il latte di soia salato, che a quanto pare fa questa reazione qui. È una specie di zuppina brodino, fallo vedere, cioè un po' proprio come se si fosse rappreso un po'. Pancake con l'egg. Qua c'era un panino al sesamo che abbiamo già un po' addentato. Questo è un altro panottino però tondo con il green onion. E qua c'è in teoria il loro pane della casa con dentro un pezzo di pane fritto, quindi un panino di panino. Eccolo qua, questo è il... Ma è gigantesco. Trovato amico, l'abbiamo toccato, ce l'ha fatto toccare, è super soft. Che concetto. Siamo a un altro livello, l'abbiamo preso in mano, Eccolo, questo è un negozio di borse, lì dice buona fattura, vediamo. Curiosa, questa parte ha tutti dei garage e alternati negozietti. Non so perché mi faccia così ridere, ma lui si è fatto fare il taglio e adesso si sta facendo da solo la piega. Finiti di lavorare, in realtà tu no, stai ancora mandando una mailina. Eravamo a lavorare in un coffee molto vicino a questo mercato, quindi avevo pensato di venire a cenare qui. C'è di sicuro. Abbiamo selezionato lo stan per la nostra cena e fa delle bowl di riso da chilo. Assaggiamo queste palline al taro con uovo e croste di qualcosa. Questo è il dentro, ha proprio l'egg yolk che è stato marinato. Una bella iuntina. Aggiornamento. Abbiamo preso un bubble brown sugar milk tea. Abbiamo azzannato anche la palla di riso. Il crunchy coso fritto, lo stick fritto di verdura pickled. Dovrebbe avere questa una salsa di peanut. Ok, c'è un maiale da passeggio.
Bonjour! Adesso è diventato buongiorno, non è più... Buongiorno! È sole anche oggi. Andiamo a lavorare, mi sa che andiamo da Dreamers, così ci beviamo anche un caffè lì. Poi potevo fare una tappa a metà giornata con la pausa pranzo stando al parco, dato che c'è questo sole qui. Il nostro Airbnb è un po' strano, ogni tanto ci sono dei bambini la sera. Sì, senza contesto, è stranissimo. In teoria Gina è un'insegnante, quindi fa delle lezioni. E niente, ogni tanto ci sono dei bambini. Bellissimo. Questa è diventata definitivamente la nostra bevanda preferita. Shizuoka Roasted Green Milk Tea. Questa schiumetta, chissà, vagamente di alga, non lo so. È buonissimo. Queste ci mancavano. Niente, noi abbiamo lavorato, dopo aver lavato i panni siamo tornati a casa e abbiamo lavorato a casa. Adesso che sono le 10 ci siamo resi conto che ci stava a mangiare, quindi veniamo a PX Mart. Come Sì, vita. come esatto, imparate da noi. Perché, quando si perché dovevamo lavorare per l'Italia che comunque è slittata in non è avanti. per quello, Io un po' perché sì. abbiamo- La tua quotidianità è diversa da quella che hai a casa, sì è vero. Magari Comunque si una vede roba che siamo un po' utile da sfatti. raccontare, sì. Abbiamo scelto questo bibimbap e tu, vediamo, con le verdurine e il kimchi a parte, e poi sotto abbiamo dorayaki. Buongiorno! Un po' che non facciamo buongiorno! Si va a lavorare questa mattina, nulla di nuovo. Oggi non lavoriamo fino a tardissimo, ma andiamo a fare un giretto nel tardo pomeriggio per vedere un museo della carta e poi ceniamo in zona centro. So I can find your car by way. You see? Don't say anything. Maybe this car, but don't say, okay? Maybe your car, but don't say, okay? I made your... No, this is not your car. Oh, I know. This is your car. No, tell everyone what's your car. No, tell everyone what's your car. Eight of... No. Wait. Come here. Switch. Oh no! You're so good! I want to see, are you pay attention to me? Magician ci ha dato anche una mela perché è un magician, ma è anche un tizio che gonfia i palloncini. Bellissima. Eccoci qua con le nostre brioche preferite. È dolce, questa è quella altuna, questa è la dimensione di questo roll dei sogni, gigantesca. Ci stiamo sfogando su tutti i caffè che non abbiamo provato, random, cioè prendiamo tutto quello che non abbiamo mai preso. E questo è il Sea Salt Caramel Latte. E porca miseria, se è buono. Meno male che Sembra abbiamo una scoperto creme adesso, brûlée. perché sennò era... Sì, ogni giorno. Sembra tipo una tortina versione caffè. Però neanche troppo dolce. E là c'è la mela del mago. Aggiungilo alla mappa Best Coffee. No, non abbiamo la mappa Best Coffee. Abbiamo la mappa Best Croissant of the World. E allora forse dobbiamo fare anche quella dei coffee, congiunta. Dai. Allora, siamo andati via da Dreamers. Abbiamo finito perché andiamo a vedere questo museo che se no chiude alle 16:30. Strano orario. Che è il museo della carta. Strano Quanto museo. siamo esatto, quanto siamo engaging col museo della carta, cioè proprio una roba. Però in teoria è molto bello. Qua c'è tutta la parte dove fanno, penso sia in utilizzo, sì, con i telai, le vascone. C'è questo fun fact per cui che è più fun che fact. Per cui tu avevi, Lore, aveva provato a farsi la carta in casa e devo dire che il telaio era simile. L'hai sono fatta. venuti dei fogli. Sono venuti dei foglietti. Dei fogli Dei grossi anche. Dei fogli grossi. Questo è l'ultimo piano. Ah, che dà sulla casa di Bianchi. È una bicicletta bianca. Ma pensa che bello fare un workshop qua. Ognuno con il suo catino. C'è il telaio che usavano su, fatto benissimo, con gli incastri, tutto con i tasselli fatti bene. Tra l'altro gli danno anche un po' di polpa colorata, c'è rosa, c'è di altri colori. Potrebbe essere carino da bere.
che deliziosi. Hanno tutti i simbolini del come si dice, calendario cinese o zodiaco. No, guarda questa. È una riso perché il rosa è fluo, però Ma che sia woodblock? forse sì, guarda, c'ha i tassellini. Ci ha spiegato, penso tipo 8-9 euro. Sì, 8-9 euro. Ci ha spiegato poi, bellissimo. super carino, tutto il significato, perché ci sono 4 tipologie di fiori che simboleggiano le stagioni dell'anno. Bello, cavoli, ci ha detto tutti i significati. Anche questo è un Questa mi bellissimo piace, impatto. sai, alla fine. Sì, Questa è molto l'unica cosa bello. che non mi fa impazzire è il decentrato. Beh, ma invece può però la essere puoi particolare. ricentrare. Questa come impatto di colori fighissimo. C'è anche la carta fatta dal pineapple, che è stato un po' il nostro leitmotiv della vacanza, della staycation, scusa. Non chiamarla staycation, ti prego. Allora, questo è incredibile, ha tipo dei confettini. Eccolo! Il camioncino della spazio che fa per Elisa. Si sente? Ovviamente no. La situazione è questa. Perché mi si è surriscaldato tantissimo il computer mentre ero nel museo, sentivo calore alla schiena. E vabbè, ho tastato anche la schiena di Lore, ho detto ma sì, anche lui è caldino sulla schiena, però mi sembrava tanto calda e un po' strano. E niente, fatto sta che siamo entrati nell'altro negozio e sentivo veramente tanto caldo, abbiamo sentito il computer, era bollente, ma da non riuscire neanche a toccarle, faceva anche un po' puzza di fumo. L'abbiamo spento, che l'avevo solamente chiuso, l'abbiamo lasciato un po' appoggiato e adesso ho paura e lo faccio reggiare un altro po' finché andiamo alla prossima tappa. Eccola! È da fare. Una struttura di libreria, vabbè, bellissima. Continua qui su e lì a queste parti che fa un po' Andy Warhol, Silver Cloud, un imbottito di argento, bellissimo. Questo purtroppo è incellofanato, sarebbe da tenere a scatola chiusa. Guarda online per cos'è? C'è Japanese Creative Bookstore, non è out of stock. No, dai, no, cosa vuol dire che dentro è così? Questi sono sticker Sono che si sticker. staccano dalla copertina. Sì. Cavolo. Ed eccoci a provare il succo di prugna, caldo o freddo. Vediamo, ok, dovrebbe essere freddo. Ah. Non ho resistito, io l'ho già assaggiato, è buonissimo. Sentiamo che ne pensi, troppo buono. È veramente unico. Ma è Il frutto- affumicato. Ecco, sì. È affumicato. Esatto, perché ha un po' di... è dolce, poi sale un po' di salatino, acidognolo Pazzesco. e poi rimane l'affumicata. Buonissima sta roba. Wow. Non sono senza parole io. Che gusto incredibile. Che posto! Al primo piano. Guarda che bello spicciolo. Allora, c'è intanto lo smanto. Ari, ti pensiamo. No, ho indicato qua, ecco. Scherziamo. Quattro carini. Poi ci sono nuts, Wine. ice cream. Inker ice cream. No, aspettate. In che senso? Spice ice cream. Vegetable. Other ice cream. Sesame Basil, oil butter, chicken. Vabbè, ma non di vinegar. questi incredibili. Che facciamo? Buono. Buono. Poi che carine queste coppette così, carinissime. Che buono. Sembra molto promettente anche stavolta. Sesame noodles piccolo col beef, tofu con l'uovo Lo so, tra l'altro centenario. l'ho preso per la prima volta dal frigo dei freddi che ti autoservi. Qui vicino a noi si è aperto questo che è una roba, non so davvero cosa possa essere. Ha preso un po' di tutto, anche la salsa piccante. Ma messa e dove? Nei noodle? nei noodles, sì. Poi si era anche sbucciato dell'aglio e quello non ho visto, cioè proprio spicchi d'aglio e non ho visto che fine hanno fatto. Che probabilmente a un certo punto si mangia. Ah, li mangia così. Grazie. Buono. È il momento del taglio di quest'uovo.
Ma non l'avevi mai mangiato tu? No. Arrivati anche i ravioli, buonissimi. E ottimo posto questo. La star della serata, i Questo è preferiti? buonissimo perché è proprio pastoso granuloso. Sì, sì. Questo l'accoppiata con l'uovo, il tofu, tofu Interessante. liscio. Sì, E con silky l'uovo proprio. buonissimo. Notavo anche nell'altro posto che in realtà di per sé il noodles non è salato, tipo, cioè tipo, non lo so, da noi la pasta si sala ed è più saporita di per sé. Poi bilanciato poi, bellissime col brodo. E che bella strada, boulevard! Stiamo andando a vedere questo posto che è un market simpatico, tra l'altro sotto i cavalcavia, sia qui che più indietro. Spostano lo spazio per fare dei market. Tipo dietro c'è il flower market, che tra l'altro è molto bello, un po' poetico, no? Sì. Dicevamo avere sotto il cavalcavia il mercato dei fiori, che è lì, ecco. Però oggi è chiuso perché c'è stato il festeggiamento del Capodanno, quindi non ha senso vendere i fiori giustamente, forse ora. Invece il Jade Market sembra aperto. Andiamo a vedere. Che fascino di posto. Questo e questo. Un piccolo conglomerato di casupole dove hanno fatto un po' una zona caffè, qua c'è l'area picnic, è molto bello. E qua ci sono anche tutti gli orticelli, è proprio una zona così. Oddio, il cascodiello Kitty, bellissimo, bellissimo. Lo vendevano ieri al 7. Bellissimo. Ma stupendo questo lungo fiume, tutto ciclabile, bellissimo. C'è un orto, che bello anche. È vero? Ok, scendiamo. Voi venite qui, ci sono il cibo per fare la colazione. No, vi dico sto pineapple. Noi abbiamo già provveduto. Vogliamo questa? La ciotolina? Lui ha fatto grandi compere. Allora, haul di quello che abbiamo trovato. Ci siamo... in franco. Quello è un franco. Oh no. Allora, ci siamo contenuti, devo dire, siamo stati bravi. Non abbiamo preso fatto 6 follie. euro. Io ho preso questa tazza con un disegno retro che trovo adorabile. Questi invece Unbelievable. No, sono incredibili. Fa vedere la ranocchia brutta e la E questo, faccia bellissima. Ma il decoro arancione, i colori epiche. come stanno. Tra l'altro è nuovo e non c'era prima. Plant-based meat floss e dry Abbiamo Dravi. assistito alla messa in store di questa cosa perché all'inizio non c'era. Non c'era le prime settimane, poi l'abbiamo trovato e adesso c'è ovunque. Molto buono. Eccoci qua al Botanical Garden. Sono ripienissime. Guarda quella. Brezzino. Siamo seduti, adesso è il momento della birretta. Abbiamo trovato uno spottino panoramico. Hai ripreso la birretta all'arancia che c'era piaciuto un Sì, sacco. buonissima. Di Summai. Summai, che è una roba di Taipei. Questa è la vista. Questo penso sia un tempio qua dentro. Quelle invece. E ovviamente Ma che strano. voilà,
Effetto bistro francese un po', così, all'aperto. Temperatura ottima, location suprema, non mette più a fuoco. Dicevo, location suprema. E niente. Una certezza, l'unica certezza della nostra vita. Sì. Comunque in realtà carino, cioè Molto. ti metti qua all'esterno e te lo mangi. Bello, bello. Buongiorno! Oggi è la mattina dopo il festeggiamento del Capodanno. Sì, è tutto chiuso. Volevamo andare a un market, non c'è. Non c'è il market. Stavamo passeggiando così per capire cosa fare e abbiamo visto che in questo 7 c'è questa cosa. Ovvero, se prendi un pineapple che noi avevamo già preso ed era buonissimo, dovrebbero darti Questa cosina quella cosina da mettere sul quel buchino lì. Apriamo. Anche perché così Vuoi sai aprirla? cosa? Festeggiamo il Capodanno vero, cinese vuoi così, aprirla dato tu? che è tipico mangiare l'ananas e le cose all'ananas. Quale vorresti? Perché ognuno ha una cosa scritta. Prima abbiamo tradotto Limited edition d'oro è carino, però in realtà anche fortuna, benessere. anche- Ma scusa, il draghetto. bene, in realtà Sì. è più carino. Oh. Non te lo faccio vedere? No dai, te lo non ce la faccio vedere. più, ti giuro. No, vabbè, è un play. Che È esattamente quello che volevamo. Oggi ci siamo spinti su un matcha latte e un oolong tea. Allora, siamo da Dreamers da ore e ore, diverse ore, sono le 4:30 e adesso una signora, la vedevamo che era un po' tipo insofferente, che girava per questo piano, perché noi siamo al piano +1 e non capivamo cosa avesse, perché sembrava conoscesse tutti dal momento che parlava a tutti. A un certo punto ha parlato anche a noi, ovviamente in cinese. agli altri faceva un po', cioè parlava tra sé e sé, poi è arrivata proprio da noi per parlare veramente. Al che una tizia vicina a noi ha indicato le scale, questa tipa si era persa. Non riusciva più a scendere. Ma era tipo da tanto tempo che girava questo. Grandissima. Eccoci, finito di lavorare, quindi facciamo un giro in bici, andiamo a vedere il centro, ma proprio una cosa per sgranchire un po' le gambe, così, giusto per cambiare un po' anche la zona. A vedere, facciamo un girettino, ci mettiamo 20 minuti in bici. C'è proprio un'aria un po' sospesa come da noi a Natale, no? C'è quella festività sospesa. Qui c'è un sacco di gente che si fa la sua camminata, passeggiata. Sì, un paio di gradini da esterno. È una cartoleria piena di cose per il Capodanno. Questo che è un portafortuna tipico lingotto d'oro, che dovrebbe portare prosperità. È una spugna di legno, dice, wood sponge. Ma io non credo di sentirmi benissimo. Non benissimo. Le mante, paradiso. Questi i nomi che hanno: milk tea color, già conquistata, pistaccio, cream color, ganache marroncine, bellissime. Vabbè, delle balene banana. Oh, questa è perfetta per i cappuccini da fare a casa. Questa è l'ayu, che è la gelatina, un dessert tipico in teoria di questo frutto taiwanese che condiscono con limone e miele. Brodino buonissimo, sente proprio che è fatta in casa, i noodles sono super scivolosi. Eccolo, pronto. Vuole strauscire e ce la fa. Chi sono? Dai, sono uguale. È il nostro iter. Sì.
No, anzi, no, ho sbagliato, rifà. Ho capito però. Questa parte ti viene benissimo.